Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere questa bellissima pochette, molto carina, molto semplice anche da fare, con la chiusura clic clac. Allora, queste qua si possono essere fatte di tutte le misure. Possiamo farle come io l'ho fatte con queste due che sono uguali, con la chiusura questa qua che è da 16 centimetri. Questa qua invece ha la chiusura da 19 centimetri, però la lavorazione è quella del punto canestro, quella che vi ho fatto già vedere con i portamonete. È la stessa lavorazione. Ok, quindi volendo appunto la potete fare con il punto canestro, che appunto sia da 16 che da 19, ma anche più grande, da 20, 22, cioè qualsiasi misura si può fare, quindi appunto sia con il punto canestro oppure con questi ventaglietti che ho fatto appunto sia rosa che questo bel verde. Sono stati fatti tutti in cordino, ok? Questi tutte e tre col cordino, ma potete usare qualsiasi tipo di filato, anche la fettuccia se volete, la raffia, potete usare qualsiasi tipo di filato. Vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial, senza però prima ricordarvi che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi piace lasciate anche un like. Il materiale quindi che ci servirà sarà il nostro cordino, vedete voi appunto quale colore più vi piace e appunto lo prendete e ci fate questa bellissima pochette. Io ho questo verde militare molto bello, quindi userò questo. Poi ci servirà la nostra chiusura, ok, a clic clac, vedete? Questa qua è da 16 centimetri, ma si può fare in qualsiasi misura, cioè se voi avete anche la clic clac da 19, da 22, da 25, cioè si può fare anche più grande, tipo a borsa proprio. Quindi io adesso, cioè, la voglio fare a pochette. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 3,5, quindi ci serviranno le nostre forbici, ago e l'accendino per, come sempre, andare a fermare. Quando fermiamo il cordino, appunto che lo tagliamo, andiamo a bruciarlo perché sennò si sfila tutto. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito col fare la base, ok, della pochette. Quindi cappietto iniziale e avviamo 15 catenelle. Allora, sono 15 catenelle per la misura che ho io, però adesso vi farò vedere per prendere la misura, ok, per fare il fondo della pochette. Bisogna prenderla appunto con la clic clac praticamente aperta. Io facendo 15 catenelle, quindi adesso ve le faccio vedere, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ho fatto le mie 15 catenelle. Come vedete è molto più piccola, ok, della clic clac, però voi contate che poi dopo ci va il giro tutto alla fine di maglie basse, ok, quindi tutto il contorno fatto a maglie basse e quindi si allarga ancora un pochino. Io non voglio farla proprio larga quanto l'apertura della clic clac, la voglio fare leggermente più stretta, ok. Voi se la volete fare larga, che quindi prenda da una parte all'altra, avete solo da farle più lunghe, quindi non so, saranno 20, 25, non lo so quante maglie, ok, però la misurate, vedete, in base alla clic clac che avete, la misurate, vedete, però contate sempre che appunto c'è ancora il giro di tutto il contorno poi del fondo, ok? Quindi poi adesso, fatte le prime catenelle, andiamo a fare giri di andata e ritorno a maglia bassa, fino a quando ci alziamo e riusciamo, cioè arriviamo praticamente al livello di qua, cioè che arriviamo a coprire tutta la nostra clic clac, ok? Quindi adesso fatte le 15 catenelle,
ne facciamo ancora una che ci serve giusto per girare il lavoro, quindi dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a fare maglie basse e quindi facciamo, in totale sono 15 maglie basse. Ok, quindi ripeto, i giri sono questi, andata e ritorno di maglie basse, per un totale, dipende appunto dalla vostra grandezza della click clack. Io mi sembra che per questa qua da 16 centimetri mi bastavano 20 giri, quindi vedete voi appunto in base alla grandezza che avete quanti giri dovete fare. Qua ogni volta per girare il lavoro, ok, sono arrivata all'ultima maglia bassa, si fa una catenella, si gira il lavoro, si va a lavorare subito sulla prima maglia bassa che ci ritroviamo e di nuovo andiamo a fare le nostre 15 maglie basse. Quindi vi consiglio sempre di contarle, ok? Contatele così almeno vedete che sono giuste, che non ve ne perdete nessuna. Ok, quindi andiamo avanti così fino a misura desiderata. Ho finito i miei 20 giri di maglie basse di andata e ritorno e come potete vedere, ok, la misura, ci siamo. Adesso poi dovrò fare tutto il giro ancora del contorno, quindi va più che bene. Allora, per il giro del contorno, come al solito, sappiamo che qua le maglie, appunto, nel lato dobbiamo andarle a prendere noi e vi ho già fatto vedere dove, però ve lo faccio rivedere. Allora, la prima la andiamo a fare subito qua dove abbiamo fatto già l'ultima maglia bassa. Quindi rientriamo qua e facciamo la prima. Poi qua dove c'è questa V, prendiamo le due parti, sia quella davanti che la parte dietro, e facciamo un'altra maglia bassa. Poi in questo buchetto qua dove si forma, che abbiamo questa maglia così di lato, ok, quindi entriamo e facciamo la maglia bassa, quindi abbiamo qua di nuovo questa V, quindi prendiamo il lato qui davanti più quella parte dietro, ok, quindi prendiamo queste due e facciamo la maglia bassa. Qui abbiamo di nuovo questo buchetto e facciamo la maglia. Qui di nuovo le due maglie insieme, qui il buchetto e facciamo la maglia. Ok, e continuiamo così fino ad arrivare agli angoli, che come sempre agli angoli andiamo a fare 2 maglie basse. Quindi qua vedete com'è, che già l'ho fatta l'aumento, una c'era e l'altra sono andata a farla. Adesso arrivando qui alla fine, allora vi dico, contate le maglie devono essere un multiplo di 4, ok, quindi fate tutto il giro di adesso del contorno come vi sto dicendo. Se poi vi manca una maglia o due, non vi preoccupate, perché andremo a fare un altro giro dove andiamo a prendere solo la costa retro, ok, il prossimo giro. Quindi se vi manca una o due maglie andate a fare un aumento da qualche parte, ok, quindi non vi preoccupate. Comunque voi adesso contatele, ok, cercate di tenere il conto in modo, io me ne andrò poi a contare dopo, in modo da sapere più o meno appunto a quanto siete. Quindi sono arrivata qui alla fine, ho fatto l'ultima, adesso qua nell'ultimo nodino qui ne vado a fare 2, quindi una e 2, quindi vado a lavorare le catenelle, quelle iniziali che avevamo fatto, quindi per ogni catenella qua sotto andiamo a fare una maglia bassa sopra, ok, quindi arriviamo poi di nuovo all'angolo e andremo a fare di nuovo 2 maglie basse insieme e poi di nuovo anche quando arriviamo a questo angolo qua. Ho finito
il mio giro di contorno, allora io ho iniziato qua, ok, mi sono messa al marker e ho fatto tutto il giro di contorno e sono arrivata qua. Il pezzo qua sopra non l'ho fatto perché comunque già sono maglie basse fatte, delineate, quindi non c'è bisogno di andarci a fare sopra un altro giro, e se no poi mi si allungava troppo il lavoro. Ok, quindi da qui iniziamo subito poi a fare la lavorazione delle maglie in costa retro, in modo che appunto facciamo il giro poi completo. Allora, io ho fatto tutto il mio giro e ho 71 maglie basse, quindi iniziando da qua, ok, contato tutto e sono arrivata di nuovo qua, quindi con queste pure, contiamole tutte, non solo fin dove ci fermiamo. Quindi tutto il giro, ok, ho 71 maglie basse, quindi me ne servirebbe ancora una per arrivare a 72, che è un multiplo di 4. Quindi adesso che vado a fare il giro in costa retro, mi vado a fare un aumento solo da qualche parte, ok, per andarmi a formare, a fare quella maglia che mi manca. Quindi una volta che siamo arrivati qua, facciamo subito in costa retro, andiamo a fare una maglia bassissima, quindi chiudiamo il lavoro, poi una catenella, rientriamo sempre qua dove abbiamo fatto la chiusura e andiamo a fare una maglia bassa. E adesso per ogni maglia sottostante, prendendo solo la costina retro della maglia, ok, vedete, andiamo a fare la maglia bassa sopra. Ok, adesso qua ad esempio posso andarmi a fare già un aumento, quindi farò 1, rientro di nuovo e farò 2 e mi sono andata a formare quella maglia bassa che mi mancava, quella maglia che mi mancava. Ok, quindi fate anche voi così, fatevi tutto il giro del contorno normalmente. Se poi vi manca una maglia o due, andate a fare gli aumenti in giro per il contorno. Ok, qua quindi posso anche togliere questo marcapunti, ok, e continuare tutto il giro in costa retro. Ho finito tutto il mio giro, ok, della maglia bassa in costa retro. Adesso solo prima di continuare volevo tagliare qua il filo di inizio lavoro, ok, farvelo rivedere che appunto tagliandolo poi lo si riscalda un pochino e si appiccica al lavoro sotto. Ok, quindi siamo arrivati qua, ho fatto l'ultima mia maglia bassa in costa retro, adesso vado sulla prima maglia che praticamente abbiamo lavorato e vado a fare la chiusura con una maglia bassissima. Quindi faccio una catenella, rientro qua dove ho fatto la chiusura della maglia bassissima e vado a fare una maglia bassa. Adesso salto 2 maglie sottostanti, quindi 1, 2, nella terza entro e vado a fare 5 maglie alte, tutte qua dentro, Quindi adesso iniziamo la lavorazione del ventaglietto. 3, 4 e 5. Quindi saltiamo 2 maglie sottostanti, nella terza maglia andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo saltiamo 2 maglie, nella terza andiamo a fare 5 maglie alte, quindi andiamo a formare un altro ventaglietto. Quindi la lavorazione è questa, cioè saltiamo le 2 maglie e facciamo un ventaglietto, saltiamo altre 2 maglie e facciamo la maglia bassa. Quindi 4 e 5, quindi saltiamo 2 maglie, nella terza facciamo la maglia bassa, di nuovo saltiamo 2 maglie, nella terza andiamo a fare le 5 maglie alte. Quindi continuiamo così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del mio giro,
ok, ho fatto l'ultimo ventaglietto da 5, adesso salto una, due maglie e mi ritrovo praticamente la maglia bassa, la prima maglia bassa che abbiamo iniziato a lavorare, e poi abbiamo fatto il ventaglietto. Quindi sulla maglia bassa, ok, che abbiamo fatto, andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere, ok, e ci siamo, vedete, ci siamo uniti praticamente al lavoro. Adesso qua andiamo a fare 3 catenelle, poi rientriamo sempre qua nella maglia bassa e andiamo a fare 2 maglie alte. Adesso i ventaglietti li andiamo a fare praticamente dove ci sono le maglie basse, dove abbiamo fatto prima nel giro precedente le maglie basse, quindi dobbiamo alternarli, ok? Quindi abbiamo fatto le 3 catenelle e 2 maglie alte, quindi è metà ventaglietto, diciamo. Le altre 2 maglie alte che mancherebbero per formare il ventaglietto le facciamo quando poi arriviamo alla fine del giro. Quindi una volta qua che siamo al ventaglietto, saltiamo come sempre 2 maglie sottostanti, nella terza maglia alta, quindi quella centrale che ci ritroviamo, andiamo a fare una maglia bassa. Quindi saltiamo di nuovo le 2 maglie alte che ci ritroviamo e andiamo sulla maglia bassa che avevamo lavorato nel giro precedente, e quindi qua andiamo a fare il ventaglietto. Quindi di nuovo 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Quindi saltiamo sempre 2 maglie, andiamo nella terza, che è sempre la maglia centrale del ventaglietto precedente, e sopra andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo saltiamo 2 maglie, arriviamo alla maglia bassa e quindi facciamo il ventaglietto. Quindi a questo giro appunto andiamo a fare i ventaglietti sulle maglie basse che abbiamo fatto del giro precedente, ma anche dopo sarà sempre così. 2, 4 e 5. Anche nei giri che andremo a fare, ai giri seguenti, praticamente adesso andremo a fare sempre nella terza maglia del ventaglietto, sopra andiamo a fare una maglia bassa e dove c'è la maglia bassa andiamo a fare il ventaglietto. Sono arrivata alla fine del giro, ok? Qui ho le 3 maglie alte, ok? La prima sono le catenelle, ma contiamola come maglia alta. Quindi ho fatto l'ultima, la maglia bassa, poi ho 2 maglie, vedete, che salto, che vado a saltare, e quindi mi ritrovo il ventaglietto. Quindi nel ventaglietto mi vado a mettere proprio qua dove già ho fatto le altre maglie. Quindi mi infilo proprio qui e vado a fare le 2 maglie alte che mancano, una, ok, e 2. Quindi vado sulla terza catenella e vado a fare una maglia bassissima per chiudere. Vedete, ho formato il mio ventaglietto. Quindi qua faccio una catenella, rientro qua dentro e vado a fare la maglia bassa. Quindi ne salto 2, vado subito sull'altra maglia bassa che mi trovo qua e vado a fare il ventaglietto. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi di nuovo sulla terza, ok, una maglia bassa e di nuovo sulla maglia bassa vado a fare le 5 maglie alte. Ok, vedete, quindi il giro è sempre questo. Si alternano solo le volte di come inizia il giro. Una volta inizia con la maglia bassa, tipo adesso, e la volta dopo inizia con le 3 catenelle e le 2 maglie alte, e le altre 2 maglie alte le si vanno a fare poi quando si finisce il giro. Qua, se volete, per non confondervi, che magari qua poi vi sembra tutto un po' un pasticcio, fate una cosa, mettetevi il marker. Quindi abbiamo iniziato con la maglia bassa è questa, vedete, abbiamo le 5
maglie alte del ventaglietto, quindi questa è la maglia bassa. Quindi se volete vi mettete appunto il marker in modo che sapete che una volta arrivati qua che fate le ultime 5 maglie alte del ventaglietto, ok, dovete arrivare qua, fare la chiusura e iniziare poi con le catenelle e le 2 maglie alte. Ok, quindi vedete voi se volete, se vi può essere d'aiuto, che magari qua poi dopo si incomincia un po' a essere troppo confusionario, che non vi ricordate più dov'è quello che ho fatto, dovete stare a contare, ok? Come fate la prima maglia metteteci sul marker, così almeno ve la segnate. Ok, quindi andate avanti così per l'altezza che più desiderate. Sono arrivata alla fine della mia altezza della pochette, ok? Quindi voi anche una volta che arrivate alla fine della vostra altezza desiderata, io in questo caso ho fatto 8 giri, quindi contando i ventaglietti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? E ho finito qua il giro, cioè praticamente sì, l'ultimo giro l'ho fatto quando avevo da lavorare le maglie alte con le 3 catenelle e poi le altre 2 maglie alte fatte alla fine del giro. Quindi sopra semplicemente ho chiuso con una maglia bassissima, ho fatto una catenella e adesso per 2 giri andiamo a fare per ogni maglia sottostante una maglia bassa sopra, ok? Per 2 giri. Una volta che abbiamo finito i 2 giri di maglia bassa, possiamo anche tagliare il nostro cordino e andiamo a fare la chiusura invisibile. Quindi, come sempre, entriamo sulla prima maglia bassa che ci ritroviamo, ok, tiriamo il filo e rientriamo da dove il filo esce. Quindi lo mettiamo poi già all'interno. Ok, vedete? Abbiamo formato la maglia bassa. Adesso ci serviranno 2 marker, quindi prendiamo la nostra pochette e la pieghiamo a metà. Cioè vi guardiamo, vedete il fondo, ok? Quindi questa è la parte, ok? Vedete? La parte più lunga, quindi la pochette, ok? La pieghiamo a metà così e mettiamo 2 marcapunti praticamente ai lati. Quindi uno lo mettiamo qua e l'altro lo andiamo a mettere qua. Ok, intanto ci siamo presi appunto il segno, quindi questo adesso lo mettiamo via e andiamo a prendere la nostra clic clac, quindi dobbiamo andarla a ricoprire tutta con il cordino. Quindi prendiamo il nostro cordino, entriamo dalla parte, vedete io sono dalla parte dentro e vado a prendere il cordino fuori, quindi aggancio il filo, la codina di inizio lavoro cerchiamo di tenerla bene sotto e lavorarla man mano che andiamo a fare le maglie, in modo che così la fermiamo e la nascondiamo pure. Quindi rientro, vedete ho fatto già la prima catenella praticamente, rientro dalla parte interna verso l'esterno, prendo il filo e vado a chiudere. Quindi di nuovo vedete faccio il movimento, vado verso l'interno, l'uncinetto vedete è uscito all'esterno, quindi aggancio il filo, lo porto tutto su e vado a chiudere. Qua poi se si accavalla il filo cerchiamo di metterlo dritto, ok, quindi di nuovo prendo il filo, ok, e vado a fare la maglia di chiusura, chiudo praticamente il lavoro, vedete? Quindi questo qua adesso lo dobbiamo fare per tutto, praticamente per tutta la parte della clic clac, ok? Io adesso ho iniziato qua, poi
andrò a, vedete, me la porto praticamente qui, ok? Perché dobbiamo coprire anche sto pezzo. Quindi adesso facciamo tutta questa parte. Quando arriviamo qua vi faccio vedere come passare da quest'altra parte senza tagliare ogni volta il cordino, cioè facciamo il proseguo tutto col cordino unito. Non vi preoccupate per le maglie. Allora, le maglie non devono essere per forza le stesse che abbiamo fatto sulla pochette, perché qua sicuramente ne vengono di più, ok? Cioè qua se adesso nella pochette, io adesso non l'ho contate, però ipoteticamente ce ne sono 40, ok? Qua molto probabilmente ne vengono più di 40, ma non vi preoccupate, è tutto normale. Quando si andrà poi a cucire la click clack sulla pochette, vedrete che allora le maglie della pochette devono essere prese tutte. Quelle che possono essere saltate, che magari si possono prendere ogni una o due maglie, e sono queste qua della chiusura. Ok? Quindi non vi preoccupate, poi comunque tutto il video vi faccio vedere. Adesso pensiamo appunto a ricoprire prima una parte, poi vi faccio vedere come passare per la seconda parte e poi vi farò vedere anche la chiusura. Ho finito di ricoprire, come potete vedere, la mia prima parte, ok, della click clack, quindi è arrivata qua. Vedete, ho fatto le maglie comunque tutte belle attaccate, cioè copritela bene in modo che rimanga tutta bella coperta, che non si veda la parte questa qua in alluminio. Quindi una volta arrivati qua, per passare dall'altra parte basta semplicemente fare una catenella e riprendere praticamente la lavorazione. Ok? Opla. Quindi di nuovo fate una cosa, io adesso non le ho contate quante ne ho fatte, voi magari adesso me le conterò pure io, contatele in modo che anche da questa parte ne fate uguali, ok? Che fate magari 90 qui e 90 qui, da non farne 80 e 90, cioè capito? Vedete un attimo, comunque contatele così ne fate anche da questo lato le stesse che ci sono da quest'altra parte. Ok, quindi finiamo di ricoprire anche questa parte della click clack e poi faccio vedere come unirla. Ho finito di ricoprire tutta, vedete, la mia click clack, sono arrivata qui alla fine. Adesso qua per andare a fare praticamente la catenella che ci manca, la andiamo a fare con la chiusura invisibile. Quindi entriamo nella prima maglia, ok, che abbiamo lavorato, e quindi rientriamo nella parte centrale della maglia e poi passiamo il filo dietro. Ok, e quindi abbiamo fatto la catenella che ci mancava. Il filo poi giriamo praticamente qua la click clack, il filo lo andiamo a nascondere qua dietro, perché questa sarebbe la parte retro poi del lavoro, cioè che non si vede, quindi possiamo appunto anche stoppare qui il filo. Adesso che abbiamo la click clack, abbiamo la pochette, prendiamo praticamente dai laterali, da una parte e l'altra della chiusura, e li andiamo a fermare dove abbiamo fatto praticamente la catenella, che siamo passati da una parte all'altra della click clack, dove c'è la catenella la andiamo a agganciare praticamente al marker che avevamo messo della pochette. Allora la mia è questa, ok, e facciamo la stessa cosa anche di qua, che è questa. Adesso piano piano ce l'andiamo ad unire. Allora, per unirla dobbiamo, quindi prendiamo il cordino innanzitutto. Allora andiamo praticamente a prendere, allora, la catenella qua con l'altra, cioè la maglia, che la lavoriamo poi magari alla fine. Per chiuderla, allora abbiamo qua subito la maglia della pochette,
vedete, io già qui ho praticamente sopra questa maglia, quindi ne devo già saltare una e vado sulla seconda. Prendo solo la costina, vedete, quella praticamente più bassa, ok, della maglia, non tutta, e prendo solo la costina retro della pochette, quindi questa costina qua e questa costina qua. Vado ad agganciare il filo, ok, e lo faccio passare da tutte e due le costine. Quindi di nuovo faccio solo una maglia così, una maglia bassissima. Di nuovo mi vado a vedere più o meno dove è la maglia che combacia con quella di sotto, quindi anche qua di nuovo ne salto una, vado nella seconda, quindi prendo solo la costina, ok, quella sotto, con la costina retro della pochette, vado nella parte dietro, prendo il filo e la faccio passare in tutte e due le costine e poi nella maglia che c'è sull'uncinetto, quindi facendo solo una maglia bassissima. Quindi di nuovo qua ne salto una, vado a prendere dalla seconda la costina più bassa, la costina retro della maglia della pochette e faccio passare il filo in tutte e due le costine e poi nella costina dell'uncinetto. Ok, è molto semplice, non è difficile farla, dovete solo un attimo capire dove prendere, cioè, ma è semplice, cioè ve lo sto dicendo comunque, la parte appunto della costina bassa qua della chiusura con la costina retro, vedete, solo questa parte della pochette. Quindi prendete il filo e lo fate passare in tutte e due le costine e poi la maglia che c'è sull'uncinetto. Vedete, vi viene la chiusura così fatta tutta maglia bassissima. Ok? Quindi facciamo così tutta la chiusura. Qua vedete come ad esempio qui adesso ce l'ho una vicino l'altra, cioè io mi devo dare come riferimento sempre le maglie della pochette e qua ad esempio una maglia della pochette è proprio subito dopo quella che ho fatto già la chiusura della click clack, quindi vado a prendere comunque subito quella vicino, non è che devo per forza andarla a saltare, magari le salterò dopo, ok? Quindi una parte della maglia da una parte, ok, e faccio la maglia bassissima. Guardate solo all'interno dove c'è l'angolo, ok, che più o meno l'angolo, cioè venga chiuso giusto, che non vi ritroviate l'angolo messo qua davanti, cioè capito, fate solo attenzione in questo. Se volete potete mettere dei marcapunti da appunto fermarvi già il lavoro in modo che sappiate dove andare a prendere le maglie, cioè che sappiate che l'angolo, vedete, da una parte e dall'altra sotto sono qui e qui. Ok, quindi vedete voi, io mi trovo bene così, però se voi lo volete fare, che magari siete alle prime armi e non avete, appunto, non l'avete mai fatto, perché vi capisco, perché anche a me la prima volta è venuta un po' storta, quindi l'ho dovuta riscucire e rifarla, però appunto, quindi qua è l'angolo della pochette e qui è l'angolo della chiusura, quindi mi vado a mettere un marcapunti che mi ferma, vedete, praticamente queste due parti, e la stessa cosa vado a fare di qua. Questo è l'angolo con questo, ok, e me lo sono fermato. Quindi volendo potete farlo poi anche da questa parte e anche di qua, così non vi sbagliate. Ok, quindi fermatevi appunto magari gli angoli e poi continuate a fare tutta la chiusura.
sono arrivata alla fine, ok? Ho chiuso tutta, vedete, tutta la mia pochette. Adesso ho tagliato il cordino e per fare la chiusura, ok, andiamo sulla prima maglia bassissima che abbiamo fatto, praticamente che abbiamo chiuso le maglie, andiamo a prendere tutte e due le costine, vedete, faccio passare così e poi vado di nuovo dentro da dove esce già il filo, vado a metterlo dentro per fare anche qua, vedete, la chiusura praticamente invisibile. Anche qua, come appunto facciamo di solito, facciamo la chiusura invisibile. Quindi da qui possiamo anche fermarci i fili e bruciarli, appunto, come già vi ho fatto vedere prima. Ed eccola qua, la pochette finita. Ho finito appunto tutto di cucire e sistemare i fili e poi ci ho messo pure l'etichettina, così almeno si capisce che è stato fatto a mano, è un prodotto unico. Ok, molto carina come avete visto, non è neanche molto lunga come lavorazione, quindi appunto va bene per fare dei pensierini magari all'ultimo minuto. Quindi io appunto, come ho fatto vedere all'inizio, avevo fatto anche questa rosa, che questa qua la dovrò regalare, quindi è già impegnata, è già occupata, ok? E come appunto sempre vi avevo fatto vedere, anche questa più grande, con la chiusura da 19 centimetri, però ho fatto il punto canestro, che è lo stesso punto che abbiamo fatto per i portamonete, che vi ho fatto vedere per i portamonete. Quindi vedete, la lavorazione è sempre la stessa, si può fare anche con misure più grandi. Ok, l'avevo fatto vedere per il portamonete che comunque era piccolino e invece si può fare anche per le misure più grandi. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!